In questi anni ci sono stati tanti eventi negativi, tante soddisfazioni, eventi negativi, però a me non piace discriminare poi tra negativo e positivo, perché anche se la negatività e l'evento negativo viene colto con la giusta sensibilità, col giusto spirito, insegna tantissimo e forma tantissimo, ed è quello che poi permette di crescere, perché il percorso imprenditoriale e le aziende crescono se crescono le persone in termini di competenze, in termini di capacità, e spesso i più grandi salti di qualità si fanno partendo da un evento negativo. Indubbiamente sono stati dei periodi difficili, ma ricollego sempre i periodi alle persone. Poi un periodo abbastanza complicato per me è stato nel momento in cui ho raggiunto ottimi risultati, e risultati che andavano oltre quelle che erano le mie aspettative, per cui sapete, il percorso è legato indubbiamente a un sogno, a un obiettivo, e nel momento in cui si raggiunge l'obiettivo uno dice: ma e adesso cosa faccio? Non so più come fare. E devo dire che quello è stato un momento veramente difficile per me, perché non trovavo le giuste motivazioni e la giusta energia per continuare. Il percorso fatto di formazione, cosa che consiglio a tutti, anche quando uno pensa di non averne bisogno, ne ha sempre bisogno. Poi la formazione è continua. Indubbiamente ha fatto scattare tutta una serie di meccanismi legati alla curiosità e alla vision. Un altro elemento veramente molto importante è stato quello delle testimonianze. In questo corso c'erano persone che hanno costruito, come dicevo, aziende molto grandi, si approfondivano esperienze di altri che hanno fatto la storia nel mondo, per cui si è andato veramente tanto a fondo rispetto a esperienze di altri, dicevo, che in qualche modo poi siamo tutti abituati a ricollegare gli altri a noi stessi, e di conseguenza l'ascoltare, il capire i momenti difficili e quello che ha spinto altre persone a costruire imperi enormi che operano a livello globale e sono leader, ecco, dà sempre degli spunti da cui ripartire e con cui correggere quello che stiamo facendo. E poi è molto stimolante per uno che ha dentro l'impresa, che ha dentro la voglia di crescere. Capite che non c'è cosa più stimolante dell'esempio di qualcuno che ha fatto cose enormi, E poi un'altra cosa molto importante che emerge in questi momenti, che il limite a noi stessi probabilmente siamo proprio noi, sostanzialmente, per cui siamo noi che ci autolimitiamo in molti casi, per cui rispetto a determinate opportunità o la voglia di fare delle cose che abbiamo dentro, spesso troviamo più facilmente le motivazioni per non farlo invece del farlo. Ecco, assolutamente sono questi gli elementi che sono riuscito a raccogliere e a fare miei in questo percorso formativo.